Ehi, ciao, bentornato nel mio canale. Cosa può nascere da un semplice sedano rapa dimenticato in frigo? Dimentica il solito contorno triste. Oggi trasformiamo il sedano rapa in un piatto veramente da capogiro. Spesso snobbato perché brutto e irregolare, questo tubero nasconde un cuore dolce e una consistenza che ti lascerà a bocca aperta. In questa ricetta lo portiamo in tavola in 3 consistenze diverse: un filetto arrosto laccato alla birra, una crema liscia come seta e dei veli croccanti che sembrano cristallo. Non butteremo via nulla. Ti ricordo alla fine della ricetta scritta e stampabile tante informazioni utili, consigli e veramente tante curiosità, ma naturalmente tutti gli ingredienti scritti e dettagliati. Ti lascio come al solito il link nel primo commento fissato qui sotto il video. E come ti dico sempre, sei pronto ad ammaliare i tuoi commensali in 3, 2, 1, go! E iniziamo la preparazione del nostro sedano rapa. Puliamo il sedano rapa eliminando la buccia esterna coriacea. Ricaviamo un lingotto regolare dalla parte centrale. Naturalmente non butteremo via nulla, mettiamo tutto da parte, sia la buccia esterna che i vari ritagli del nostro sedano rapa. Lo avvolgeremo in carta forno e poi alluminio, aggiungendo del sale e del rosmarino. Dopodiché lo cuoceremo o in forno a 180 gradi per circa 30 minuti, controllando sempre con uno stuzzicadenti, deve entrare senza resistenza, ma possiamo farlo come ho fatto io in friggitrice ad aria, avvolgendolo bene per non farlo seccare troppo, a 180 gradi sempre per circa 20 minuti. Dopodiché lo apriamo e negli ultimi 5-10 minuti facciamo fare una bella crosticina esterna. Mentre il nostro pastrami è in forno o in friggitrice ad aria, tagliamo a cubetti i resti del sedano rapa. Li metteremo in un pentolino, li copriamo a filo con il latte di soia, aggiungiamo scorza di limone e magari anche un pizzico di sale e cuoceremo finché non sono tenerissimi, circa 10 minuti. Dopodiché frulleremo alla massima potenza aggiungendo man mano altro latte di soia fino a ottenere una vera pomata. Pronta la nostra crema veramente setosa e buona. Ci occupiamo delle bucce. Le tagliamo a stick e le tuffiamo in olio bollente di semi per pochi secondi. Devono diventare dorate e veramente croccantissime. Dopodiché le scoliamo su carta assorbente e le teniamo da parte. Le potresti fare anche in friggitrice ad aria, ma in questo caso ho voluto veramente renderle super croccanti e poi il fritto
è sempre buono. A questo punto dobbiamo laccare il nostro arrosto. Prepariamo il nostro mix di senape, sciroppo d'acero o anche agave, qualche puff di fumo liquido e la paprika, meglio se è un po' piccante. Quindi togliamo il nostro lingotto dal forno o dalla friggitrice ad aria, rimuoviamo il rosmarino e spennelliamo generosamente con il nostro mix di senape, acero o agave, fumo liquido e paprika. Spennelliamo bene da tutti i lati il nostro lingotto. Nel frattempo scaldiamo una padella con un filo d'olio evo e scotteremo il nostro lingotto su tutti i lati finché non si crea una crosticina scura. Ti ricordo sempre tante informazioni utili, curiosità e consigli nella ricetta scritta e stampabile nel blog. Un consiglio di abbinamento: servi questo arrosto con un calice di birra belga, la stessa che magari userai per la laccatura, oppure anche un vino bianco strutturato. La nota tostata del sedano rapa chiama appunto profumi di vaniglia e caramellati. A questo punto entra veramente in punta dei piedi la nostra birra. Versiamo la birra e la salsa di soia e lasciamo restringere finché la salsa non diventa veramente una glassa lucida che avvolge completamente il sedano rapa. A questo punto abbiamo finito la ricetta. Siamo arrivati all'impiattamento. Stendiamo la crema a specchio sul fondo del piatto. Adagiamo sopra il nostro arrosto laccato. Versiamo sopra la riduzione di birra e salsa di soia. Decoriamo con le nostre chips, sticks veramente croccanti di bucce di sedano rapa e completiamo il tutto con una spolverata di pepe nero. Spero che questa mia versione di questo arrosto, usando un sedano rapa e trasformandolo in 3 consistenze, ti sia piaciuta. Ti ricordo di lasciarmi un like sotto il video se ti è piaciuta la ricetta o la riprodurrai in casa. Ti ricordo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere le mie prossime ricette. Ti ricordo, come sempre, tutti gli ingredienti scritti e dettagliati e poi tante informazioni, curiosità, consigli le trovi nella ricetta scritta e stampabile nel blog. Trovi il link nel primo commento fissato qui sotto il video. Scrivetemi per qualsiasi delucidazione, sono qui a rispondervi. Ci vediamo alla prossima video ricetta, un abbraccio a tutti e ciao! Ciao ciao!